Negli archivi del canale c'era un vecchio video, importante per quello che raccontava, meno per come lo raccontava. Tecnologia limitata, audio essenziale, analisi ancora in fase embrionale. Oggi però il progetto è cambiato, è cresciuto e certi contenuti meritano di essere riportati alla luce con lo standard attuale. Più solidità, più contesto e più profondità. Per questo motivo state vivendo un leggero déjà vu. Sì, questo è il remake di quel video, una versione completamente ricostruita, aggiornata, ripensata e arricchita con una lettura più matura, più consapevole, più allineata all'identità del canale di oggi. Se siete qui da anni, grazie per aver accompagnato la crescita del progetto fino a questo livello. Se invece ci siete appena arrivati, state per vedere come si trasforma un contenuto quando il pensiero evolve. Entriamo nel merito. Chi ha qualche anno sulle spalle lo ricorda bene, l'uomo tigre arrivò in Italia su Rete 4 e si piazzò dritto nel nostro immaginario infantile. Giornate scandite dalla scuola, merenda e poi lui, il wrestler mascherato che sembrava uscito da un mito feroce più che da un cartone animato. La storia ruota attorno a Naoto Date, un orfano del dopoguerra cresciuto in un istituto insieme a bambini con lo stesso destino. Sono vite segnate, e gli adulti lo sanno. Nel tentativo di regalare un frammento di normalità, organizzano una gita allo zoo. Ma Naoto non è un bambino gestibile, ha un carattere ribelle, impermeabile alla pietà di facciata e allergico alla violenza dei bulli. È stanco di sentirsi guardato con quel finto compatimento che sotto sotto lo tratta come un emarginato. Ed è proprio lì, davanti alla gabbia dei felini, che arriva la crasi perfetta. Naoto vede le tigri, animali splendidi e pericolosi, esposti come attrazioni ma sempre pronte a ricordarti che, se oltrepassi il limite, ti staccano un braccio. In quell'istante capisce cosa vuole diventare, non addomesticato, non compatito, forte. Questa è la prima chiave di lettura simbolica dell'opera. La tigre in Asia non è solo un animale, è un archetipo. È presente nel folklore, nei miti e persino nelle costellazioni cinesi, dove la tigre bianca rappresenta l'ovest e l'autunno. In Corea del Sud era venerata come divinità in grado di scacciare gli spiriti maligni, un simbolo duplice: energia positiva, forza, potenza e protezione, e lato oscuro, violenza, distruzione e caos. Ed è esattamente questa ambivalenza che ritroviamo nell'opera. L'uomo tigre debutta come figura crudele, quasi demoniaca, al punto da autodefinirsi il demone giallo. Non è una semplice scelta estetica, è un codice simbolico che sorregge l'ossatura narrativa. Naoto, davanti alla gabbia, decide di diventare forte come una tigre per difendere chi vive la sua stessa marginalità. Scappa dall'istituto, lasciando dietro di sé compagni attoniti. Sul piano psicologico è un mix esplosivo. Giovanissima età, rabbia repressa, frustrazione sociale, il tutto in un contesto storico in cui le differenze di classe erano nette, brutali e senza filtri. Non a caso l'autore, la stessa mente dietro Rocky Joe, ritorna ossessivamente sul tema, la divisione sociale che spinge Naoto e gli altri orfani ai margini. Sono i poveri, quelli senza genitori, senza giocattoli e senza status. E la verità è che quella dinamica la viviamo ancora. Oggi è solo un packaging diverso. Lo vediamo quando i bambini tornano da scuola piangendo perché non hanno l'ultimo smartphone, l'ultimo gioco, l'ultimo accessorio da gruppo. È la stessa logica, non oggetti ma badge sociali. Una gerarchia non dichiarata basata sul consumo, e noi adulti spesso alimentiamo questo meccanismo acquistando cose che non desideriamo davvero pur di mascherare il divario, restare allineati al mercato, sembrare solidi quanto gli altri. Peccato che da un punto di vista sistemico sia un'illusione. Il capitalismo funziona per obsolescenza programmata, quello che compri oggi domani è già vecchio, e la nuova versione, anche quando peggiora quella precedente, costa sempre di più. È una corsa infinita e nessuno arriva davvero al traguardo. Il punto è semplice. Quando la pressione sociale ti schiaccia, cosa fai? Accetti che a scuola diano del povero a tuo figlio? Oppure entri nel circolo vizioso degli straordinari sottopagati pur di comprare ciò che serve a renderlo come gli altri? E diciamolo, come gli altri spesso significa come il gregge. E questo è il contesto emotivo che definisce Naoto. Lui non aveva neppure dei genitori pronti a proteggerlo da quello stigma, cresce in un ambiente che non gli concede appigli e questo genera in lui una miscela tossica di rabbia e frustrazione. Qui emerge il punto cardine dell'opera. L'ambiente sociale modella l'individuo. Se il mondo ti tratta come un emarginato, prima o poi inizi a rispondere da emarginato. Per questo la fuga di Naoto non è un capriccio infantile, è un atto esistenziale, scappa da un
una realtà che lo soffoca pur non avendo idea di dove stia andando, ma sa bene da cosa si sta allontanando e per lui è abbastanza. Ed è proprio sulla strada della fuga che incontra l'emissario della Tana delle Tigri, un'organizzazione internazionale che addestra wrestler per poi arricchirsi sui loro incontri. Una struttura che richiama apertamente la criminalità organizzata, reclutamento di giovani fragili, promessa di una vita migliore, addestramento brutale e un patto di fedeltà a vita, una metafora trasparente della mafia. La Tana intercetta Naoto proprio perché è allo sbando, lo porta sulle Alpi nella loro enorme base dove passerà 10 anni ad allenarsi in condizioni disumane, un percorso in cui molti compagni muoiono durante le prove, tra cui persino lo scontro a mani nude contro una tigre vera. È qui che Naoto viene trasformato in un combattente letale, indossa la maschera, cancella la sua identità e diventa Tiger Mask. Parte per gli Stati Uniti, dove la sua ferocia gli vale il soprannome di Yellow Devil, il demone giallo. Quando ritorna in Giappone, trova un paese ancora piegato dalla crisi del dopoguerra e prosegue la sua carriera di wrestler, vincolato però a un patto incrollabile. Metà dei suoi guadagni deve essere devoluta alla Tana delle Tigri. Per sempre. Chi viola questa regola diventa un traditore ed entra automaticamente nella lista dei condannati. Naoto rispetta questo giuramento finché non decide di tornare nell'orfanotrofio da cui era scappato, non come uomo tigre, identità che deve rimanere segreta, ma come semplice Naoto, giustificando il suo benessere economico con la scusa di un'eredità familiare. L'istituto è cambiato, i suoi vecchi compagni sono ormai adulti, solo 2 di loro, Riko Wakatsuki e il fratello Akira, lo gestiscono. Tra gli orfani c'è Kenta, un bambino che venera l'uomo tigre ma detesta Naoto. Lo considera un privilegiato pieno di soldi ed ecco il ribaltamento geniale della serie. Naoto, che da bambino odiava i privilegiati, ora incarna ciò che disprezzava. Kenta diventa il suo specchio, ha lo stesso carattere irruento, la stessa sensibilità ferita, persino la stessa postura psicologica. È il vecchio Naoto in carne e ossa. Questo confronto manda in crisi la sua identità. Quando scopre che l'orfanotrofio è indebitato con uno strozzino, decide di rompere il vincolo con la Tana delle Tigri. I suoi soldi da quel momento andranno all'istituto, non all'organizzazione criminale. La scelta ha un costo immediato. La Tana decreta la sua eliminazione. Al primo match successivo al tradimento gli mette contro un proprio emissario, chiedendo persino che l'incontro avvenga in una gabbia. Ma quando l'uomo tigre sale sul ring, qualcosa è cambiato. Non è più il predatore spietato disposto a tutto pur di vincere. È distratto, esitante, sta vivendo una crisi etica, un conflitto interno che mette in discussione l'identità stessa che lo ha definito fino a quel momento. Kenta è davanti al televisore, occhi spalancati, ginocchia al petto, il fiato corto. Sta guardando l'uomo tigre e in quella scena, in quel bambino immobile davanti allo schermo, c'è lo stesso identico sguardo che Naoto aveva da piccolo quando si ritrovò davanti alla gabbia delle tigri allo zoo. Paura, fascino e un disperato bisogno di credere che da qualche parte nel mondo esista qualcosa di abbastanza forte da difenderti. È un parallelismo perfetto, un cerchio che si chiude. Quando Kenta scappa di casa per raggiungere il bordo del ring, non sta facendo una bravata infantile, sta correndo verso il suo eroe per dirgli non mollare, non diventare ciò che odiavi. Kenta incarna il Naoto di un tempo, il bambino convinto che la violenza fosse la scorciatoia per cambiare il mondo, che con la ferocia di una tigre avresti potuto schiacciare i soprusi e ribaltare il destino, ma proprio mentre quel richiamo istintivo alla violenza sta per trascinare l'uomo tigre di nuovo nel baratro, accade qualcosa. Arriva Ruriko. Non urla, non piange, non supplica. Ruriko è la voce del raziocinio, la parte adulta che Naoto non ha mai avuto. Davanti a quel ring, davanti al suo amico spinto all'angolo dalla Tana delle Tigri, gli dice la cosa più semplice e più difficile del mondo. Non devi vincere così. Non davanti a Kenta, non davanti ai ragazzi che ti seguono. Mostra loro che la violenza non è l'unico linguaggio possibile. E qui l'opera esplode nella sua genialità. È la risposta che nessuno si aspettava, una risposta diretta a decenni di proteste, moralismi e campagne di panico. Tutti quelli che gridavano allo scandalo, che parlavano di cartoni violenti e diseducativi, che si indignavano senza capire, questa scena dimostra l'esatto contrario. Perché i ragazzi capiscono, non sono creature senza cervello da proteggere a forza dentro una favoletta artificiale. Un adolescente sa cos'è la morte, sa cos'è la sofferenza. Il mondo non diventa più sicuro nascondendoglielo dietro un fiocco rosa.
Guardare l'uomo tigre non trasforma nessuno in un criminale, ma al contrario è proprio attraverso la rappresentazione della violenza, delle sue conseguenze, delle sue ferite che un'opera riesce a produrre catarsi. Lo diceva Aristotele, non un estremista da social. Eliminare la violenza dalla narrazione non elimina la violenza dal mondo, ignorarla la amplifica, è da questo bivio morale che nasce il nuovo uomo tigre. Dopo quella notte, Naoto si ribella definitivamente alla Tana delle Tigri e inizia una guerra personale contro i sicari dell'organizzazione. Una lotta sanguinosa, disperata, condotta quasi da solo. Un atto di rottura totale destinato a logorarlo nel corpo e nello spirito. Tiger Mask non è solo un anime, è una denuncia sociale a livello di Rocky Joe o Devilman. È quell'opera che unisce generazioni. Oggi puoi trovare un 70enne giapponese che ricorda le stesse scene, che ricorda un 30enne italiano, è un ponte culturale, emotivo ed umano. Naoto Date è un eroe tragico. Combatte con coraggio, sì, ma dentro è pieno di crepe. La sua maschera non è solo un costume, è una corazza contro un mondo che schiaccia i più deboli. Non ha superpoteri, non ha gadget, non ha nulla. È quasi nudo sul ring ed è proprio questo che lo rende così vicino a noi. Non c'è barocco, non c'è artificio, c'è solo un uomo che lotta. E quanti di noi da ragazzini in quelle serate estive passate per strada imitavano le sue mosse? Non servivano smartphone con solo 1000 filtri digitali, serviva immaginazione, serviva un eroe. La crescita personale di Naoto è un percorso devastante. Le regole della Tana delle Tigri gli sono rimaste dentro come un demone interiore, una voce oscura che lotta per riemergere. E arriviamo al paradosso più potente dell'opera. Nel momento cruciale, nel climax, Naoto fallisce. Non riesce a soffocare del tutto quella parte di sé, la sua maschera viene strappata via e il feroce demone giallo riemerge ancora una volta. È la fine della Tana delle Tigri, non poteva esistere finché esisteva lui, e per spezzare quella catena Naoto deve cadere, deve perdere tutto, deve sanguinare perché nessuno ti regala niente, tranne la sofferenza, quella è sempre gratuita. La tragedia di Naoto Date è la tragedia di un'intera generazione giapponese, disillusa dalle promesse del miracolo economico, costretta a diventare adulta attraverso la durezza del mondo reale. E dietro tutto questo c'è un anime magari legnoso, certo, figlio di budget limitati e di un'epoca diversa, ma la sua potenza narrativa, la sua ferocia emotiva e la sua sincerità lo rendono eterno. Un manga del 1968, un anime che ha attraversato i decenni, un simbolo di ribellione, sacrificio e identità. Un uomo che indossa una tigre per combattere i demoni della società e i propri. Tiger Mask ha generato un impatto culturale enorme, non solo in Giappone. L'influenza dell'opera è talmente radicata che negli anni veri wrestler hanno assunto nome e maschera del personaggio come omaggio dichiarato e soprattutto, ed è il dato più potente, decine di benefattori in tutto il paese hanno iniziato a inviare donazioni anonime agli orfanotrofi firmandosi Naoto Date. È la prova concreta che un'opera di narrativa, se tocca corde profonde, può cambiare comportamenti reali. Dal manga originale sono nati i 2 sequel televisivi, il primo è L'Uomo Tigre 2 1981 e qui arriva la frattura emotiva che segnò una generazione. Nella primissima scena viene confermata la notizia che i lettori del manga conoscevano bene, ma che per gli spettatori dell'anime fu un pugno nello stomaco. Naoto Date è morto, un incidente stradale, fine. Il primo anime chiudeva con la fuga dal ring dopo la rivelazione della sua identità. Finale amaro, sì, ma coerente. La seconda serie invece taglianetto, senza anestesia, impatto devastante. A raccogliere l'eredità del primo uomo tigre è Tatsuo Aku, un giovane ospite dell'orfanotrofio di Ruriko. Fan accanito di Naoto vede l'annuncio della sua morte in TV e decide di diventare un wrestler per onorarne la memoria, affiancando alla carriera sul ring quella di giornalista d'inchiesta. Nel 2016 arriva Tiger Mask W, 38 episodi. È il sequel ufficiale del primo anime. In questo continuum Tatsuo non esiste e aleggia il sospetto che Naoto sia ancora vivo da qualche parte all'estero. Tra le note di merito, la sigla, un remix moderno del tema originale giapponese, una di quelle aperture che ti incastrano subito nel mood, come succede con Devilman Crybaby quando riprende il tema storico della serie classica. E questo era il mio omaggio completo al mito dell'uomo tigre. Un'opera che ha formato intere generazioni e che merita di essere riscoperta anche da chi è nato negli anni 2000 e oltre, perché alcuni simboli non invecchiano, evolvono.
Se il video ti è stato utile, condividilo, lascia un like e fammi sapere nei commenti cosa ti ha colpito di più della storia di Tiger Mask. E se sei nuovo su Alkill TV, iscriviti e attiva la campanella per restare allineato sui prossimi contenuti. Beyond all... Che bello, cazzo.